in questo ambiente. Which means in 1 year, if you live in Belluno, you get to 2 millisievert. Il che significa che vivendo a Belluno in un anno si arriva ad avere una dose, così si chiama, di radioattività di 2 millisievert. 2 millisievert. And in 10 years you get 20 millisievert. In 10 anni noi prendiamo 20 millisievert. And 20 millisievert is the radioactivity which can cause danger in 1 grams of uranium. So to live in Belluno is equivalent to eat for 10 years is the same as to live in Belluno for 10 years. Quindi mangiare, right? 1 gram of yes. uranium. Mangiare 1 grammo di uranio è equivalente come dose presa a vivere a Belluno per 10 anni. So you can see here how much it is. Right. So which means that it is okay to get it's roughly okay to eat 1 gram of uranium. Quindi è più o meno ok mangiare 1 grammo di uranio. But nuclear waste is much more dangerous than that. So it takes 100,000 years before you can start eating. Quindi per quanto riguarda invece le scorie radioattive sono molto più pericolose di 1 grammo di uranio e quindi ci vogliono 100.000 anni prima di poter mangiare 1 grammo di scoria nucleare. Now, so I mentioned the most dangerous elements are the transuranic elements. Quindi ho citato che già detto che gli elementi più pericolosi sono i transuranici. And in particular, the 2 most dangerous elements are americium and plutonium. Quindi i 2 più pericolosi in assoluto sono l'americio e il plutonio. The first 1,000 years it's americium, which is the most toxic one. Quindi il più tossico è l'americio e dura 1000 anni. And after that it's plutonium isotopes. E è seguito poi in termini di radiotossicità dai due isotopi del plutonio, 40 e 39, che vivono rispettivamente 10.000 e 100.000 anni. So if we want to do something about this, we can recycle plutonium and americium. Quindi se ci vogliamo fare qualcosa, quindi vogliamo fare qualcosa riguardo a queste scorie, risolvere o limitare il problema, dobbiamo riciclare l'americio e il plutonio. And this is possible to do using generation 4 reactors. E questo è possibile utilizzando reattori di 4ª generazione. So you can take the nuclear waste and you can chemically separate these elements, plutonium and americium. Quindi si possono prendere le scorie nucleari e separare chimicamente questi elementi, quindi americio e plutonio. And then you can mix it with another waste which comes from the uranium enrichment process. Questi elementi poi possono essere mescolati con un altro elemento definito scarto, questa volta non dai reattori ma dagli impianti di arricchimento del combustibile, dell'uranio, e produrre il combustibile nucleare da poi utilizzare nei reattori innovativi. Sì. And if we do this, we can increase the resources of fuel by more than 100 times. Quindi se facciamo ciò possiamo aumentare di più di 100 volte le risorse di combustibile. Which means we have fuel for 10,000 years without mining any more uranium. Quindi il che significa che avremo combustibile per 10.000 anni senza dover prendere dalle miniere più uranio naturale. We will also be able to reduce the amount of long-lived nuclear waste to less than 1% of what we have today. Allo stesso tempo potremo anche diminuire di 100 volte la quantità di scorie nucleari a lunga vita, quelle di cui abbiamo parlato prima, perché li utilizzeremo come nuovo combustibile dei nuovi reattori. So, generation 4 reactors are actually not just a dream of scientists. Quindi i reattori di 4ª generazione non sono solo un sogno dei ricercatori, degli scienziati, but quite soon we are going to build them in reality. Ma presto saremo capaci e li costruiremo davvero in realtà.
So right now, Sara is working with the Astrid reactor. Al momento io sto lavorando, mi sto occupando di Astrid, che è un prototipo di reattore veloce refrigerato a sodio liquido. Yeah. So the French government plans to build this in Marcoule. Il governo francese ha previsto di costruire Astrid a Marcoule, un sito in Francia. And this will be the first reactor in the world that will be able to transmute americium in special fuel assemblies. E questo Astrid quindi sarà il primo reattore al mondo in grado di trasmutare americio in elementi speciali, elementi di combustibile speciali, non quelli convenzionali. No, sono dedicati, cioè elementi di combustibile in cui è inserito l'americio che viene trasmutato, quindi non è su tutto il nocciolo, ma in zone specifiche del nocciolo. So during one irradiation campaign, you can transmute 30% of the americium into other elements. Quindi in Astrid è stimato che si riesca a trasmutare il 30% dell'americio caricato nel nocciolo nel corso di una campagna di irraggiamento. Quindi significa durante il reattore funziona, si dice che irradia i materiali intorno perché produce neutroni e radiazione e così trasmuta l'americio. Quindi il 30% sarebbe bruciato e convertito in elementi più leggeri. Now, some americium is converted to plutonium, which is easy to handle. Quindi parte dell'americio verrebbe convertito, trasformato in plutonio, che è facile da gestire. Some will become curium, which is more difficult. Ma un'altra parte dell'americio diventerebbe furio, che invece è difficile da gestire. You might remember that it was glowing on the picture. Come ricorderete nella precedente slide c'era l'immagine del furio che brilla, quindi vuol dire mette calore, mette radiazione, non si può gestire a mani nude, ma neanche più grandi. So curium is hot also when the reactor is shut down. Quindi il problema è che il furio è caldo, produce continuamente calore anche quando il reattore è spento. So therefore, the most difficult problem for Astrid will be to make sure that you can cool the reactor when it's not operating. Quindi questo calore prodotto è definito calore di decadimento e il problema principale in Astrid sarà assicurare che gli elementi speciali vengano refrigerati in continuazione dal sodio anche quando il reattore è spento, quindi non operativo. So some of us think that we have better ideas. Alcuni di noi No. also anche noi siamo convinti che abbiamo un'alternativa migliore dei reattori al sodio. So, if we would use liquid lead as coolant, we would achieve better safety because of these reasons. Quindi quando dobbiamo scegliere i refrigeranti per i reattori veloci innovativi abbiamo diverse alternative. Sodio, l'abbiamo menzionato, c'è il gas, c'è anche il piombo. Il piombo, naturalmente liquido, garantirebbe livelli di sicurezza più elevati rispetto all'utilizzo di sodio, per i motivi qui elencati. Because there is no strong chemical reaction between lead and water. Per esempio il piombo è chimicamente inerte, quindi una volta a contatto con l'acqua e l'aria non reagisce violentemente esotermicamente. Ciò significa che non esplode, mentre il sodio sì. Il sodio a contatto con aria e acqua fa i cosiddetti fuochi di sodio, quindi incendi e esplosioni. Yeah, so the Fukushima accident would have been much worse if it would have been a sodium-cooled reactor. Quindi se il reattore a Fukushima fosse stato un reattore al sodio, l'incidente sarebbe stato molto molto più severo di quello che è stato avendo invece acqua come refrigerante. Also, liquid lead has a very high boiling temperature. Inoltre il piombo liquido ha una temperatura di ebollizione molto alta. So it will not disappear by boiling, which happened also in Fukushima. E quindi avendo un punto di ebollizione molto alto non sparirebbe bollendo come invece è accaduto di nuovo con l'acqua, chiaramente bolle a 100 gradi, quindi come è stato in Fukushima, lì saremmo arrivati a 1700, 1700 degrees. Yeah. Quindi il piombo bolle a 1700 gradi.